Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi giapponesi. Oggi parliamo di due drammi giapponesi che ho visto recentemente. Mi sono accorta che quando faccio le recensioni dei drammi giapponesi tendo ad accorparne di solito un paio per volta. Questo perché, a parte il fuoco di paglia positivo, per carità, di Love Lasts Forever, che è il mio dramma giapponese preferito, e in realtà anche l'unico che mi è piaciuto di quelli che ho visto, cioè gli altri mi lasciano sempre un po' la marognola in bocca, del tipo che partono bene e poi si sfrangono proprio sulla sabbia nel niente. Allora, i due drammi giapponesi che recensirò oggi, partiamo dal primo, Usokon, non so dove va l'accento. Allora, 10 episodi, 10 o 12, ma chi se ne frega, poco importa. Durata 25 minuti per ciascun episodio, quindi una cosa molto molto snella. I due protagonisti sono amici di infanzia che si sono persi di vista per 10 anni. Lui è diventato un famoso architetto e lei è invece ovviamente una che non sa nemmeno da che parte è girata. Anzi, lei proprio ha la sindrome del martirio, del tipo che mente in continuazione, ma non perché è una bugiarda patologica, ma perché con le sue menzogne mente sempre a favore di qualcun altro in una autonegazione di se stessa che francamente a me ha dato estremamente fastidio. Si rincontrano, diciamo, dopo 10 anni, quando lui ha bisogno di una moglie finta. Perché? Perché il posto di lavoro in cui lui è impiegato ha questa clausola che le persone che ci lavorano devono essere sposate, perché il titolare ha avuto un matrimonio estremamente felice, è stato molto supportato dalla moglie, dalla sua famiglia, nella sua vita lavorativa, e quindi crede che le persone che sono accoppiate, anzi non solo accoppiate, proprio sposate, siano in un certo senso più affidabili, barra più anche emotivamente stabili. Vabbè, opinioni. Quindi lui, il protagonista, ha portato avanti questa palla colossale che lui ha una moglie ma di cui non ha mai parlato a nessuno, e quando rincontra lei, amica d'infanzia, di cui lui è segretamente innamorato da sempre, lei che ha appena perso il lavoro, è appena stata sfrattata di casa, le propone proprio prontamente questo impegno part-time di essere sua moglie. Ripeto, lui è sempre stato innamorato di lei, però loro quando erano amici avevano c'era un altro amico in questo terzetto, tipo Ron, Harry ed Hermione, e lui crede che lei sia sempre stata innamorata dell'altro. Poi l'altro a un certo punto si è trasferito all'estero e quindi lei è rimasta un pochino con lo stecchino corto, e questo è il protagonista, che ovviamente è musone ma è genio, non ha mai avuto il coraggio di confessare i suoi sentimenti. Durante questa convivenza forzata, a cui gli amici di lui che collaborano poi sul posto di lavoro, che sarebbero la figlia del titolare che impone il matrimonio ai propri collaboratori, che però lei non è sposata, quindi vabbè, e un altro invece che è tipo un architetto di giardini, che anche questo non è sposato, anzi è segretamente infatuato del protagonista, e quindi diciamo questa clausola di essere sposati scricchiola già un po' in varie circostanze. Fa niente, questi due amici, che sono diciamo le figure con cui lui ha i rapporti più stretti sul posto di lavoro, e che sono anche amici al di fuori dell'orario lavorativo, poco credono a questa storia che lui ci abbia una moglie che ha tenuto nascosto per un anno, tipo Barba Blu. E quando lei arriva sulla scena, quindi ovviamente hanno i loro dubbi. Lei perché segretamente è un po' infatuata, anche lei ovviamente, di lui, ma è in realtà un'ammirazione più platonica che un sentimento vero e proprio. E l'altro perché
e già, questa persona qua è saltata fuori dal niente, insomma, hanno giustamente i loro dubbi, però quando conoscono lei, che ovviamente è buonissima, proprio modello Madre Teresa, si convincono, anzi le due ragazze diventano addirittura super mega amiche. Se non che tutto sembra andare per il meglio, ma ovviamente gli scrittori sono inciampati e hanno battuto severamente la testa, perché a un certo punto cosa succede? Ritorna l'amico di cui il protagonista pensa che la finta moglie sia sempre stata innamorata, sulla base di che cosa non si sa. In più torna anche un ex di lui che era stata insieme a lui perché lui l'aveva un po' presa, fra virgolette, come ripiego, nel senso che pensava che gli altri due amici fossero una coppia e quindi si era un po' messo l'anima in pace ed era uscito per un po' di tempo con questa qua. Lei ritorna sulla scena e va dalla protagonista dicendogli: io sono sempre stata innamorata di lui, ma lui è sempre stato innamorato di te, però se tu non ci fossi allora io potrei essere felice. Ma prego? Allora, questi due non si vedono da 10 anni, ok? Lei lo pianta. No, perché ovviamente la cosa peggiora, c'è già una che salta fuori dal nulla dopo 10 anni che non vedi un tizio con cui hai avuto una storia di 3 settimane, cioè, ma chi sei e cosa vuoi? Questa racconta un sacco di frottole sia all'uno che all'altra e la protagonista ovviamente per il suo spirito di martirio che vi ho detto, cioè a me proprio ha infastidito in maniera urticante, lo pianta perché non vuole essere lo strumento dell'infelicità di lei. Lo pianta dopo che lui le ha confessato i sentimenti che tiene dentro da praticamente una vita, perché loro si conoscono fin da bambini, ok? Finché alla fine la tirano lunga ancora qualche episodio e l'ultimo quarto d'ora la protagonista con l'altro amico che è tornato, ma in realtà per un breve periodo perché poi se ne deve ripartire per una destinazione X in Africa, imbastiscono un finto matrimonio per convincere lui a tornare sui suoi passi e a mettersi insieme a lei. Un fastidio. Allora, il protagonista molto monodimensionale. Fa ridere un po' il fatto che di facciata sia molto burbero, molto, se vogliamo, anche freddo, e poi quando lei si gira fa tutte le facce da bambinone innamorato. Sì, diciamo, le 3 puntate ci può stare, dopo un po' svegliati fuori un po' anche tu. Lei purtroppo non si evolve minimamente perché questo suo essere così votata al martirio personale è una cosa che io personalmente ho trovato di un'arroganza assolutamente estrema. Prima di tutto perché tu non è che puoi risolvere i problemi di tutto il mondo, cioè chi sei, chi ti credi di essere. E secondo, nella fattispecie, in questo frangente in cui questa ex dal niente salta fuori a dirle: se tu non ci fossi allora forse io sarei felice perché avrei una possibilità, dopo che lui ti ha detto che è innamorato di te, cioè ma allora sei fessa perché tu ti stai sacrificando per... Allora, tu stai sacrificando la tua felicità per questa qua che è caduta dal pero, ma stai sacrificando anche la felicità di lui, di cui tu comunque un po' sei innamorata, anche se non lo vuoi riconoscere, ok? Quindi, cioè, sei scema, appunto. E da cui purtroppo lei non si scansa, non riesce a fare magari un passettino che le dica, che dica, ok, è vero, cioè va bene essere altruisti, va bene considerare i bisogni degli altri, però devi anche renderti conto che ogni tanto un po' di sano egoismo nella vita ci vuole. E molto più interessanti sono i personaggi dei due amici, della figlia del titolare e dell'architetto dei giardini, che quando lei appunto pianta il protagonista e questo qua ovviamente va in depressione totale, le dicono: sì, ma mettiamo anche che lui, cioè stendiamo un velo peloso, proprio anche un po' pietoso, sul fatto che lui abbia confessato i suoi sentimenti a te. Ok, lasciamo questo dettaglio da parte. Lui si mette con quest'altra, con questa ex, ok?
Però poi magari lei inizia a sentirsi in colpa perché lei è felice a discapito tuo e quindi lo pianta perché lui torni da te. Cosa fate? Ve lo rimpallate tipo una pallina da ping pong? Un fastidio veramente. Ho letto recensioni che l'hanno proprio asfaltato questo dramma perché partiva in maniera anche carina, sì, un po' sempre lo stesso argomento, trattato in maniera neanche troppo originale, però vabbè, cioè, poteva anche procedere senza infamia e senza lode, invece proprio scava le classifiche pure questo. E ripeto, lei non ha assolutamente un'evoluzione neanche a spingerla fuori con una catapulta. E vabbè, un fastidio totale. Tra l'altro, anche l'idea che lui si è fatto che lei avesse avuto una tresca con l'amico, secondo me è solo nella sua testa, perché passa un po' fra le righe l'idea che in realtà loro due sono sempre stati innamorati l'uno dell'altra, però vigliacchi se lo sono detto negli X anni di conoscenza che hanno condiviso, cioè vabbè, wow. Stendiamo un velo pietoso, Usokon, cioè anche no. Il secondo, che ha un titolo tra l'altro in inglese lunghissimo, che probabilmente adesso sbaglierò, che è Falling High School Girl and Irresponsible Teacher. Falling o Failing? Non me lo ricordo, vi metto il link comunque qua sotto. Allora, anche questo stesso impianto dell'altro. Di nuovo non mi ricordo se sono 10 o 12 episodi, però sicuramente le puntate sono della stessa durata, quindi sui 25 minuti. Allora, leggendo la trama sulla carta, questo è un dramma da cui io mi sarei tenuta alla larga proprio con un bastone da 5 metri, perché sulla carta è la dinamica di insegnante e alunna che si innamorano, che è una cosa che io trovo di un disgustoso proprio atomico. Non so perché ho iniziato a vederlo, credo di aver visto una clip e ho detto e poi non sapevo se lui fosse poi effettivamente un insegnante o uno di quegli assistenti che stanno al pomeriggio, e mi sembra di capire che sia una cosa del genere. Però devo dire che è fatto in maniera molto intelligente e vi spiego perché parlandovi della trama. Allora, lei timidissima, proprio non parla con nessuno neanche se pungolata, si innamora di un compagno che invece le dimostra un pochino di calore amichevole. Quando confessa i suoi sentimenti, lui gli dice no, mi spiace ma non ricambio. E quindi il passo successivo naturale nella testa di questa ragazza qual è? Mi butto giù dal tetto della scuola. No, non è il passo successivo naturale a un rifiuto amoroso, cioè andate a casa, vi fate un pianto, vi mangiate 2 kg di gelato, anche 3 se ci stanno, vi fate una passeggiata, vi fate un pianto terapeutico, maledite tutto quello che volete maledire, il giorno dopo vi rialzate, gambe in spalla e si va avanti, cioè non è che è la fine del mondo se qualcuno ti schiena, anche perché cioè, non si può neanche pretendere che quelli che ci piacciono abbiano ricambino, cioè ognuno ha i suoi gusti e può essere che noi non rientriamo nei loro gusti, ok? È proprio normale, ci può stare, fa parte della vita, ecco. Quindi cosa succede? Lei è lì sul tetto che sta meditando di buttarsi giù quando arriva questo insegnante che ovviamente ha mangiato un po' la radicchia, che questa non è proprio nella migliore disposizione mentale. Quindi con un po' di battute estremamente surreali la convince ad abbandonare il suo proposito suicida. E non solo, sapendo che una persona che sta attraversando un momento di fragilità, come succede in questo caso alla protagonista, non è che la salvi e poi ciao te ne dimentichi e vai per la sua strada, continua a intervenire nella sua vita in maniera sempre sui generis. Lui inoltre è un insegnante, come dice il titolo, assolutamente irresponsabile perché è sempre in ritardo per dei documenti, intrattiene anche delle relazioni un po' ambigue ma non in maniera negativa con gli alunni, nel senso che si rivolge a loro in una maniera molto amichevole, a volte anche un po' fra virgolette sgarbata, che quindi non lo mettono un po' al di fuori dal ruolo impacchettato dell'insegnante.
e inizia quindi a fare breccia nell'infelicità di lei. Anzi, a un certo punto arriva un altro ragazzo che mi sembra sia un idol, che ha un po' la stessa disposizione d'animo di lei, un po' timido, un po' introverso, rifugge la gente perché essendo famoso tutti lo vogliono tampinare solo perché è una celebrità, e quindi li fa incontrare perché i due trovino ciascuno nell'altra persona un appoggio anche emotivo, perché hanno lo stesso modo di affrontare, diciamo, la vita quotidiana, le difficoltà. E quindi stavolta è la ragazza che fa un po' quello che l'insegnante ha fatto con lei, e quindi cerca di aiutare questo nuovo ragazzo nelle sue difficoltà, ecco. Però l'insegnante fa sempre ovviamente queste battute che fanno intuire che ha un interesse che va oltre verso di lei, ma rimane anche sempre nei suoi confini. E la cosa che, ripeto, cioè sulla carta, insegnante che si innamora di una studentessa, cioè per me sarebbe stato un grande no. Invece qua lo sceneggiatore ha fatto un lavoro fatto molto bene, perché lui, con tutte le sue parole un po' sempre surreali, le sue uscite un po' bizzarre, riesce prima di tutto a scuotere lei, ma riesce nello stesso tempo, pur facendo capire il suo interesse, a non oltrepassare mai i limiti della decenza. A un certo punto c'è un bacio che però viene fatto passare perché nell'immaginazione mi sembra di lui, e la storia si conclude che viene rimandata quello che sarà a dopo che lei sarà diplomata, quindi avrà raggiunto la maggiore età e tutto sarà legale. Ma è fatto con, da una parte, una leggerezza, però anche una puntualità, un'attenzione a questo tema del disagio emotivo dell'adolescente, non male, ecco. E perché lui fa questa cosa? Non solo perché in apparenza, ma poi anche in realtà, però diciamo il motivo principale sembrerebbe essere che lui ha un interesse per lei. Sì, ma non è il solo motivo. Il motivo più grande che spinge le sue azioni è perché lui stesso ha vissuto, quando era ragazzo, una situazione del genere. Anche lui ha attraversato un momento di difficoltà emotiva e un'insegnante donna ben più grande di lui l'ha aiutato con il stesso modus operandi che lui poi ha messo in atto con la ragazza. Tra l'altro questo insegnante poi l'ha adottato ufficiosamente, perché lui era senza famiglia o comunque veniva da una famiglia messa malissimo, e l'ha aiutato a diventare l'uomo che è, quindi ha passato l'insegnamento, il modo di essere insegnante a lui, e lui poi l'ha attuato nella sua vita lavorativa, pur essendo, ripeto, in apparenza veramente irresponsabile, perché, ripeto, è sempre in ritardo, a un certo punto fa vedere che tutti i suoi documenti riguardanti l'attività di insegnamento, cioè, volano per aria, si inventa sempre un sacco di scuse, deve sempre giustificarsi col preside perché ne combina una più di Bertoldo, e da insegnante, ecco. Però viene mostrato che comunque ha a cuore la vita dei suoi alunni, a prescindere poi dal suo coinvolgimento, dal coinvolgimento dei suoi sentimenti personali. Quindi, ripeto, la trama mi avrebbe tratto in inganno e mi avrebbe tenuto alla larga. Non è un capolavoro dei capolavori, però è diverso e ha brio, e quindi perché no? Bene, direi che mi posso fermare per questa edizione di Drammi Giappo. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!